Buongiorno ragazzi, ben trovati in un nuovo video di Tickets for Life. Ci troviamo dentro il nostro Charlie e ci stiamo preparando a fare dei nuovi lavori all'interno del nostro van. Un lavoro che volevamo fare già da tanto tempo era quello di andare a rivestire questa parte della cappelliera. Finora ci siamo sempre trovati molto bene, ma è giunto il momento di dargli un tocco in più, di rendere il tutto più piacevole alla vista e di avere anche dal punto di vista pratico due vani separati. Infatti lo scopo principale di questo intervento è di dividere la cappelliera in due settori. Nella parte sinistra andremo a mettere le nostre alette parasole che ci servono a proteggere il van dal caldo quando c'è troppo sole all'esterno e anche la notte, d'inverno, quando vogliamo proteggerci meglio e coibentare tutto il van dal freddo, insieme ad una sacca dove teniamo anche le lenzuola di ricambio. Queste le vogliamo tenere in una parte separata sul lato sinistro. Sul lato destro, per la precisione in questa parte, quindi in una parte molto ristretta, vogliamo creare uno spazio dedicato solo ed esclusivamente alla parte tecnica, quindi dove abbiamo i nostri magnetotermici, dove abbiamo il nostro impianto elettrico e dove possiamo riporre i piccoli oggetti come ad esempio la zanzariera, le nostre borse con tutti i cavi di ricarica dei cellulari, della GoPro, della macchina fotografica. Terremo tutto qui in maniera separata, perché ogni volta che andiamo a cercare qualcosa è sempre un caos, è sempre il caos totale. Quindi separando le due parti avremo molto più ordine e soprattutto andremo a ridefinire tutta questa parte. Come vedete, questo coperchio di legno arriva fino alla fine del soffitto, ma poi a un certo punto finisce. Questa parte invece è tutta aperta. Noi vogliamo fare questa copertura totale che vada a coprire tutta la fascia. Ovviamente ci sarà una cornice sopra e una cornice sotto e all'interno sarà tutto forato, quindi andremo a fare due fori, uno sulla destra e uno più grande sulla sinistra. Andremo a rimuovere tutte queste viti che sono molto brutte da vedere e andremo anche a ridefinire questo angolo, per il quale non abbiamo mai trovato prima ad oggi una soluzione che possa andare a coprire tutto in maniera definitiva. Per fare questo lavoro abbiamo già preso questo pezzo di legno fenolico intrecciato. Dobbiamo prendere tutta la misura, fare i tagli, fare la sagoma, quindi non è un lavoro semplice perché la superficie è tutta curva. Quindi faremo delle dime, ora studiamo un po' qual è il metodo migliore e alla fine verrà una chiusura più o meno di questo tipo. Ovviamente questo va tagliato, poi andrà verniciato e renderemo in questa maniera il nostro van ancora più bello e accattivante. Oltre a questo ci sono una serie di lavori che vi sveleremo durante il proseguo di questo video, quindi rimanete fino alla fine perché abbiamo tanti lavoretti da fare. Qui abbiamo anche un'altra parte molto difficile che è sempre rimasta un po' indietro, come vedete questa fessura va coperta sicuramente e anche qui abbiamo del semplice compensato che andremo a sagomare, tagliare e ad avvitare sul retro della colonna portante del pensile. A questo punto non resta che iniziare con i tagli. Abbiamo già preso le misure, ora andiamo a fare tutta la sagomatura della fascia che andrà a chiudere la nostra cappelliera. È un taglio un po' complesso perché dobbiamo fare tutta una curva e poi dovremo andare a scavare le feritoie per poter accedere con le mani al nostro vano di carico sotto la cappelliera. Qui come vedete il soffitto fa una leggera curvatura, quindi dovrò prendere bene la misura e fare questa specie di curva che è molto lieve ma comunque presente. Come prima cosa direi di andare intanto a rimuovere questo pannellino. Eccoci qua, pannello rimosso. Qui vedete tutti i cavi elettrici che abbiamo qua dietro, c'è un bel groviglio, poi daremo anche una bella sistemata. Questa paratia la lasciamo e la andremo ad ancorare poi al nuovo pannello con delle alette ad L, in modo da evitare i fori frontali. Adesso andiamo a fare una dima con questo pezzo di cartone, così prendiamo bene la misura e facciamo il taglio bello preciso. Ecco la dima ragazzi, l'abbiamo posizionata, come vedete ora seguiamo tutto l'andamento del soffitto e quindi la misura va bene, non facciamo altro che riportarla sulla nostra tavola di legno che andremo poi a tagliare e a forare per avere la possibilità di inserire le mani all'interno della cappelliera. Ho riportato la dima sulla nostra tavola di legno, ora
con il nostro seghetto alternativo andiamo a fare tutto il taglio e poi proviamo a posizionare questo pezzo nella cappelliera per vedere che sia tutto perfettamente riuscito. Ecco qui la fascia inserita nella sua posizione, il taglio è venuto perfetto. Ora va rifinito e poi vanno fatti tutti i fori per la pulsantiera e per poter accedere ai due vani separati. Abbiamo fatto anche la dima per il divisorio, tenendo presente dello spazio di cui abbiamo bisogno qui sulla sinistra. Praticamente questo sarà un divisorio e quindi avremo un grandissimo scomparto sulla sinistra e uno più piccolino sulla destra. Adesso andiamo a riportare questa misura su un'altra tavoletta di legno, la andiamo a tagliare per bene e la andremo poi a fissare. Qui vedete il nostro ritaglio di legno della misura giusta in profondità. Devo solamente fare la parte curva e tutti gli intagli per poterlo incastrare in maniera più precisa. Perfetto, il nostro pezzo è pronto, lo andiamo subito a provare. A questo punto abbiamo disegnato le parti da tagliare, abbiamo tracciato tutte le linee dove fare i tagli delle due parti, quella destra e quella sinistra. Qui ci sarà il montante centrale e passiamo quindi alla fase successiva. La nostra cappelliera prende sempre più forma, il taglio è venuto perfetto, ora ci studiamo bene come fissarla e completiamo questo lavoro. Abbiamo inserito la pulsantiera, come vedete adesso il lavoro è molto più pulito. A questo punto abbiamo già fatto questa dima, andiamo a tagliare questo pezzo di compensato e proviamo a chiudere i due angolari destro e sinistro che separano la cabina dal resto del van. Pezzo pronto, praticamente andremo a tappare queste parti. C'è da lavorarci tanto perché sono parti molto irregolari. Ora vediamo subito se ci sta e come è venuto il taglio. Ok, anche questo pezzo l'abbiamo finito, lo montiamo. Un altro lavoro che dobbiamo fare è quello di sostituire le spazzole dei nostri tergicristalli. Abbiamo qui il pezzo di ricambio, le andiamo subito a montare. Questo è il modello, va di qua, da parte. Basta premere questo pulsante, sfilare la spazzola vecchia e inserire quella nuova. Benissimo, anche questo lavoro completato. Ormai Charlie è quasi pronto per la ripartenza, l'abbiamo lavato, pulito e abbiamo anche lucidato le gomme
con il nero gomme. Guardate che splendore! In questo modo, oltre ad avere il van più bello e pulito, abbiamo anche una maggiore efficienza anche per le gomme, perché il nero gomme, oltre che dare un tocco di classe, è anche protettivo per il pneumatico. Abbiamo completato il lavoro della cappelliera, come vedete questo è il lavoro finito. Abbiamo fissato la pulsantiera e abbiamo fatto anche questo angolo, vedete? Abbiamo fissato del compensato e l'abbiamo fissato con il Sikaflex. La stessa cosa abbiamo fatto in questi punti che erano molto critici, andando così a coprire questi fori che erano brutti da vedersi. Nei giorni passati abbiamo fatto anche un altro lavoro molto importante. Siamo passati da Rino su a Bastia Umbra, dovevamo fare un giro da quelle parti e ne abbiamo approfittato. Abbiamo fatto un bel cambio dell'olio, quindi ora abbiamo l'olio completamente nuovo e abbiamo cambiato anche il filtro dell'olio. Questo cambio di olio è consigliato ogni 30-35 mila km, ma noi lo effettuiamo ogni 15-20 mila km al massimo. Abbiamo controllato l'olio che abbiamo levato dal motore ed era in perfette condizioni, però come sapete Charlie è la nostra casa ed è molto importante avere sempre la massima efficienza. Il filtro del gasolio e il filtro dell'aria invece non li abbiamo cambiati, perché praticamente erano stati cambiati la volta passata e quelli lì si cambiano una volta sì e una no, ma si cambiano una volta sì e una no quando cambiamo l'olio a 30-35 mila km. Noi abbiamo fatto il cambio a 20.000, per cui anche quegli altri due filtri sono in condizioni eccellenti. Li cambieremo al prossimo giro. Ma l'upgrade più importante che abbiamo fatto sul van è stato quello di aggiungere una seconda batteria al litio della Victron Energy da 200 Ah. Adesso abbiamo ben 400 Ah. Anche questa era un'aggiunta che volevamo fare da tempo. Noi, come sapete, abbiamo una bella superficie di pannelli solari, abbiamo il Victron, il DC-DC che ci carica con l'alternatore, Victron DC-DC da 30 Ah, e anche qui tra poco vi spiego che abbiamo fatto un'altra modifica e quindi con l'energia elettrica ci siamo sempre trovati molto bene. Però spesso è capitato di stare fermi per diversi giorni e magari di non avere il sole, e con la batteria, con una sola batteria, utilizzando il frigorifero a 220 e utilizzando poi la piastra a induzione, spesso siamo arrivati un po' lunghi e a volte siamo dovuti ricorrere alla nostra power station della Bluetti, che utilizziamo come gruppo elettrogeno. Praticamente colleghiamo il caricabatterie della Victron alla Bluetti e da questa andiamo a ricaricare le nostre batterie quando siamo troppo bassi, e contemporaneamente ricarichiamo la power station con il suo pannello solare. Aggiungendo una seconda batteria invece e ampliando lo stoccaggio a 400 Ah, ecco che la possibilità di rimanere fermi e stanziali per più giorni anche con condizioni meteo avverse diventa più fattibile e ci garantisce appunto di avere la corrente necessaria per le nostre utenze. Se andiamo ad aprire la casapanca vi faccio vedere come si mostra il nostro vano batterie. Abbiamo due batterie, una accanto all'altra, installate in parallelo, e praticamente abbiamo più di mezzo gavone di panca, diciamo, libera per poter stoccare i nostri viveri. Ora, una modifica che faremo magari più avanti sarà questa paratia divisoria, di fare una sorta di scalino, in modo da sfruttare anche questo spazio. Andremo a chiudere in questa maniera e poi a risalire. Qui metteremo una grata per non far cadere degli oggetti all'interno. Lasceremo comunque una buona areazione per non avere dei surriscaldamenti e avere in questo modo anche maggiore stoccaggio per i nostri viveri. Vi dicevo del DC-DC. Il nostro caricabatterie tramite alternatore era quello da 30 Ah. Dico era perché, come sapete, in Grecia abbiamo avuto qualche problema con i fusibili e dopo varie vicissitudini abbiamo notato un calo di prestazioni. Siamo andati quindi a rimuoverlo e abbiamo sostituito questo accessorio con uno più potente. Inizialmente ne volevamo aggiungere un secondo, quindi affiancarne due da 30, però lo spazio dentro al mobile sarebbe stato un po' sacrificato e anche le temperature che questo Victron genera sono abbastanza importanti. Abbiamo poi valutato l'idea di prendere al posto di questo caricabatterie il Victron Orion XS, che è l'ultimo caricabatterie tramite alternatore di casa Victron da ben 50 Ah. Quindi, sostituendo quello vecchio da 30, ne abbiamo aggiunto uno da 50. La cosa bella di questo Orion è che è più piccolo, non ha la grata di smaltimento del calore posteriore perché scalda meno, e quindi abbiamo tantissimi vantaggi. È più piccolo, è più leggero, scalda meno e occupa meno spazio.
Pertanto la soluzione migliore è stata quella di levare completamente il Victron da 30 A e sostituirlo con quello da 50. Abbiamo fatto questo lavoro da Rhino e già che c'eravamo abbiamo rifatto alcuni cablaggi, abbiamo aggiunto dei fusibili più grossi perché ovviamente 50 A sono più importanti di 30, quindi abbiamo dovuto mettere un fusibile maggiorato, abbiamo messo dei cavi di sezione più ampia e il collegamento è molto semplice. Dalla batteria motore parte un cavo del negativo che va direttamente alla bus bar e quindi passa dallo shunt per poi tornare con un altro cavo sempre del negativo al Victron Orion XS. Per quanto riguarda invece i positivi, abbiamo un positivo con un bel fusibile da 100 A che parte dalla batteria dei servizi, entra dentro l'Orion e ne esce un altro che va poi anch'esso alla bus bar e poi a dare corrente alle nostre batterie. Abbiamo messo in parallelo le due batterie e ora abbiamo ben 400 A e soprattutto avremo un impianto sempre carico al 100% perché ogni volta che accenderemo il motore andremo a ricaricare ben 50 A più i pannelli solari sul tetto. Qui abbiamo il lavoro finito, abbiamo il nostro inverter sempre della Victron, il caricabatteria che va a 220 quando ci colleghiamo alla colonnina tramite il nostro cavo di prolunga esterno, oppure lo ricarichiamo tramite la nostra Bluetti. Qui abbiamo l'MPPT dei pannelli solari, quelli principali, e qui abbiamo l'Orion XS che occupa davvero pochissimo, è leggero, è fino, più sottile e scalda veramente poco. Proseguono i lavori all'interno del nostro van, ormai manca veramente poco. Ne approfitto per farvi vedere un altro accessorio che abbiamo preso sempre riguardo il nostro impianto elettrico. Come avete visto già dal video passato abbiamo ampliato i pannelli solari sopra il tetto del nostro van e dopo aver aggiunto la seconda batteria e installato il nostro nuovo DC-DC, l'Orion XS, abbiamo da montare un altro carica batterie sempre tramite alternatore, questa volta per ricaricare la nostra power station della Bluetti. Ve lo faccio vedere subito, andiamo ad aprire la scatola che lo contiene. Questo, ragazzi, è l'ultimo accessorio che andremo a montare oggi, un accessorio indispensabile per avere sempre le batterie cariche e avere anche più possibilità di ricarica. Se non abbiamo il sole, non possiamo stare fermi ma stiamo viaggiando, tramite questo caricabatterie possiamo sfruttare l'alternatore per ricaricare qualunque power station. Infatti il Bluetti Charger One non è studiato solo ed esclusivamente per un tipo di power station, va bene per quasi la totalità delle power station in commercio anche di altri brand. È un caricabatterie molto potente, in grado di erogare ben 560 watt. Pensate, il nostro pannello solare esterno, sempre della Bluetti, ha una potenza di 400 watt. Questo qui ha quasi 2/3 di potenza e ad esempio è 6 volte più veloce del caricabatterie tramite porta dell'accendisigari a 12 volts. L'installazione è semplicissima. In dotazione abbiamo anche tutto il cablaggio che ci serve, tutti i cavi necessari. Basterà collegare i due morsetti positivo e negativo alla batteria del motore, quindi andremo a collegarci praticamente all'alternatore, un po' come avviene con il nostro Orion della Victron. Qui abbiamo gli ingressi, installazione molto semplice, basta andare a serrare queste viti dopo aver inserito i cavetti. Questi sono i terminali che vanno inseriti all'interno del caricabatterie. Abbiamo anche un comodo magnetotermico con un interruttore per poter attaccare e staccare al bisogno il nostro accessorio e in uscita ci serve quest'altro cavo. Questo è il cavetto che va installato nella parte dell'uscita, che è posizionato dalla parte opposta, output più e meno. Praticamente basta collegare questi cavi e qui abbiamo i connettori MC4 che vanno collegati poi ai rispettivi MC4 maschio femmina della Bluetti, gli stessi che si utilizzano per collegare il pannello solare
alla power station. Questa volta, anziché collegarsi al pannello solare, ci colleghiamo tramite questi morsetti al nostro caricabatterie. Il Charger One funziona tramite la sua app, quindi dovete scaricare l'app della Bluetti e potete gestire tutti i parametri attraverso l'app del vostro telefono. All'interno della scatola poi abbiamo vari morsetti, abbiamo tutte le viti per fissarlo, abbiamo delle staffette, quindi c'è tutto il necessario, abbiamo anche il libretto delle istruzioni, ma noi ora andiamo ad installare questo caricabatterie. Abbiamo preso queste staffe, andiamo ad aprire il nostro vano tecnico. Come vedete avevamo installato volante il DC-DC perché già comunque sapevamo che avremmo comunque aggiunto quest'altro accessorio. Ora dobbiamo spostare il Victron, decidiamo ora se a destra o a sinistra, e lo affianchiamo con quest'altro. Vedete, è piccolissimo, poco più grande del Victron. Lo dobbiamo mettere in una posizione tale per cui le ventole siano libere di estrarre l'aria calda senza problemi. Dal momento che l'aria calda esce dal lato destro, l'idea è di metterlo un pochino più alto qui sulla sinistra e il DC-DC metterlo un pochino più basso sulla destra. Andremo ad utilizzare queste staffe, l'idea è di avvitarle in questa posizione, quindi andremo a mettere 4 di queste sfruttando i nostri binari e faremo un lavoro bello pulito. Su di esse andremo ad avvitare i nostri 2 caricabatterie. In questa maniera andremo ad ottimizzare lo smaltimento del calore, abbiamo un bel vano tecnico comunque molto capiente. Andremo poi a ricollegare il cavo della ventola che parte tramite il sensore di calore. Abbiamo un sensore di temperatura che praticamente quando la temperatura all'interno del vano tecnico supera la temperatura che abbiamo impostato noi, fa partire in automatico la ventola. Dalle bocchette inferiori entra l'aria fresca e da quella superiore esce l'aria calda. È una semplice ventola da PC che abbiamo adattato al nostro van. Il cavo della Bluetti, come vedete, è molto lungo, non dobbiamo fare altro che farlo passare anch'esso sotto al sedile, ricollegarlo alla batteria del motore e in questo modo poi potremo decidere, una volta acceso il motore, di far partire uno o l'altro DC-DC. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non sovraccaricare troppo il nostro alternatore, perché già il Victron ci preleva 50 A. Questo qui della Bluetti è da 10 A, però funziona a 56 volts e eroga una potenza di ben 560 watt, che non sono affatto pochi. Quindi in teoria il nostro alternatore dovrebbe reggerli tutti e due senza problemi, però magari se vogliamo essere più sicuri ed evitare sovraccarichi di tensione, possiamo decidere di far partire uno o l'altro. Entrambi sono disattivabili, tramite l'app possiamo decidere per entrambi se farli attivare o meno e quindi poi in base alle nostre esigenze valutare quale utilizzare e quale no. Ora devo prendere l'avvitatore, il trapano, fare i fori nelle staffe, inserire queste, spostare il Victron e affiancare il Bluetti. Andremo poi a collegare i cavi. È consigliato inserire anche un fusibile tra il cavo e la batteria per maggiore sicurezza. Abbiamo comunque il magnetotermico e in più il Charger One ha tutti i dispositivi di sicurezza, quindi abbiamo la protezione per la sovratensione, abbiamo l'accensione e lo spegnimento automatico qualora la tensione, il voltaggio della batteria del motore sia troppo alta o troppo bassa, per cui questo accessorio si attiverà solo quando la tensione in uscita sarà più alta, sarà superiore ai 14 volts e mezzo. Praticamente come funziona con il caricabatterie della Victron, dove abbiamo praticamente il sensore dell'arresto motore. Quando il motore è spento, l'alternatore non funziona, la tensione della batteria è più bassa e questi accessori non partono. Nel momento in cui avviamo il motore, sale la tensione di quell'1-2 volts che permettono a questi accessori di attivarsi. Dobbiamo aspettare qualche secondo dall'avvio del motore perché all'inizio abbiamo lo spunto iniziale dell'alternatore, successivamente partono i caricabatterie che ci vanno a trasferire tutta l'energia necessaria per ricaricare le nostre batterie, che possono essere sia le power station che le batterie dei servizi. In questo modo siamo sicuri di estendere al massimo la nostra permanenza in libera. Abbiamo la massima capacità di carico, possiamo ricaricare veramente da tutte le fonti, dal sole, con il sole tramite pannelli solari, tramite l'alternatore. Possiamo usare la nostra Bluetti come gruppo elettrogeno per far
caricare le batterie della Victron tramite il caricabatterie che viene collegato alla presa 220 della Power Station. Inoltre, con due DC-DC separati abbiamo anche la sicurezza che se uno dei due si dovesse guastare possiamo comunque utilizzare quell'altro. Così come sul tetto abbiamo due linee separate di ricarica tramite pannelli solari. Infatti abbiamo due controller MPPT che gestiscono i pannelli in maniera separata. E per noi che viviamo sul camper tutto l'anno questa cosa è molto importante, direi anche fondamentale. Bene, abbiamo preparato il Bluetti Charger One con le sue staffe, questo è pronto per essere posizionato. Ora andiamo a mettere le stesse staffe sull'altro caricabatterie DC-DC della Victron e poi le andiamo a installare tutte e due uno accanto all'altro. Ok, piano piano cerchiamo di fissare le guide, un po' difficile perché ci si muove male, però questa qui è la posizione. Alla fine abbiamo deciso di mettere il Bluetti a sinistra in maniera che l'aria calda poi esca da qui e vada in alto per uscire poi dalla ventola di estrazione. Il Victron abbiamo già visto che non scalda praticamente per niente, quasi pochissimo. Comunque sia, da qui entra l'aria fresca, fa il giro forzato da questa parte e l'aria calda tende a salire verso l'alto. Qui abbiamo l'uscita dell'aria calda, da qui entra l'aria fresca e qui abbiamo lo spazio libero per poter collegare i cavi che poi faremo passare dietro. Con le staffe teniamo i dispositivi praticamente staccati da qualunque parte di legno e sono arieggiati da tutte le parti. Già che ci siamo, poi andremo a scollegare anche il caricabatterie, metteremo degli spessori di metallo per farlo tenere un pochino più distante dalla parete di legno e metteremo poi il nastro protettivo per le alte temperature, lo stesso che abbiamo utilizzato per isolare il cinebasto. Bene, a questo punto ho scollegato anche il caricabatterie, quello da parete, insomma da colonnina. Vado a mettere ora il nastro argentato per proteggere il legno dalle temperature più elevate e poi useremo come spessori questi dadini in maniera tale che quando andremo a riavvitare il caricabatterie questo starà scollegato dalla parete e faremo circolare maggiore aria qua dietro, perché abbiamo notato che questo scalda abbastanza, soprattutto quando lo usiamo a 30 ampere. Bene, anche questo l'abbiamo riposizionato per bene. Ora rispetto a prima l'abbiamo staccato un po' di più dalla parete e abbiamo messo questo nastro per la temperatura. Qui vedete passa aria e almeno abbiamo uno smaltimento del calore maggiore. Ora andiamo a collegare tutti i cavi elettrici della Bluetti e completiamo il lavoro. Abbiamo fascettato tutti i cavi in un blocco unico. Qui abbiamo collegato l'uscita per la ricarica della Bluetti, polo positivo e polo negativo, e qui abbiamo i connettori MC4 che sono pronti per essere collegati. Ora metterò una fascetta anche qui, così i cavi stanno fermi in posizione e poi all'occorrenza, quando abbiamo bisogno, basta collegare i connettori MC4 e ricaricare la Bluetti. Ora andiamo a collegare anche il cavo d'ingresso. L'idea è anche di sfruttare questa guida per fissarci il magnetotermico, così lo mettiamo qui in posizione, inseriamo il cavo qua dentro nell'ingresso, polo positivo e polo negativo, mentre il resto dei cavi li andremo a collegare alla batteria del motore che sta sotto ai pedali di guida. Ok, facciamo passare anche questo cavo, questo va davanti alla batteria del motore. A questo punto andiamo a fascettare questo magnetotermico, così lo blocchiamo bene senza problemi.
Benissimo, abbiamo finito di fascettare tutti i cavi, collegare tutto. Ora l'impianto è finalmente pronto. Qui possiamo chiudere. Lavoro completato, abbiamo il Bluetti circondato da tanti bluoni. Come suggerito da Marta, il Bluetti circondato da bluoni. Sì, è nero però si chiama Bluetti, ma in realtà i veri Bluetti sono quelli intorno. Ci prepariamo per la ripartenza. State connessi, Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go, 'cause I found all the answers in you. Ooh, 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 Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to